Ciao ragazzi, stasera vorrei parlarvi del Garmin, il famosissimo Garmin Forerunner 955. Ho già fatto un video che potete vedere qui che parla di questo orologio e soprattutto delle dimensioni di questo orologio rispetto al suo predecessore che è il Forerunner 945. Allora, oggi sono due gli argomenti in realtà, le dimensioni e il vetro protettivo, perché come sapete il mio 945 aveva il vetro sfrisato. Avevo tolto durante il Tuscany Trail dell'anno scorso, quello del 2022, il vetro perché pensavo mi desse fastidio con dei riflessi. In realtà poi quando l'ho tolto mi sono reso conto che i riflessi c'erano uguali a prima, però ormai l'avevo tolto, non avevo mai avuto problemi di sfrisi o di colpi dati all'orologio, per cui ho detto non lo metto più. E ovviamente, siccome le leggi di Murphy sono precisissime, dopo che l'ho tolto l'ho sfrisato e questa cosa mi ha dato molto fastidio e quindi quando ho comprato il 955 ho deciso di mettere un vetro protettivo. Quindi gli argomenti di oggi sono due: dimensioni del 955 rispetto al 945 e vetro protettivo. Perché parlo delle dimensioni? Come dicevo, ho già detto in questo video che la mia impressione iniziale del 955 era che le dimensioni fossero maggiori e devo ammettere che si è rivelata reale questa primissima impressione. Lo noto soprattutto nel momento in cui mi tolgo i vestiti o mi metto i vestiti che magari hanno i polsini stretti, le giacche o maglioni che hanno i polsini stretti. Si fa molta fatica, quindi è effettivamente più grande, questo si vedeva a occhio nudo e si vedeva anche dalle dimensioni prese con il centimetro, però dà veramente fastidio a questo punto questa cosa, perché è chiaro che nel momento in cui io tolgo un vestito e mi si incastra la manica nell'orologio, vuol dire che effettivamente è una cosa fastidiosa che crea un problema. L'altra questione è il vetro protettivo. Il vetro protettivo io l'ho messo, il link lo trovate in descrizione. Questa è l'immagine della custodia, della scatola del vetro protettivo che ho comprato, ovviamente l'ho comprato su Amazon, quindi link in descrizione. Che cosa è successo? È successo che probabilmente anche per le dimensioni più grandi di questo orologio ne ho già rotti due a distanza di pochissimo tempo, quindi diciamo nel giro di un mese avevo rotto già due di questi vetri. Allora che cosa ho fatto? Ho comprato una custodia in silicone per l'orologio e il risultato è questo. Come potete vedere, chiaramente la dimensione dell'orologio aumenta notevolmente. Io devo essere sincero, ovviamente troverete il link in descrizione anche di questa custodia in silicone. Devo essere sincero, dicevo, l'aspetto non mi dispiace così tanto. Aumentando notevolmente la dimensione del quadrante, chiaramente la problematica di cui parlavamo prima è assolutamente enfatizzata e peggiora notevolmente, per cui ogni volta che tolgo una giacca col polsino stretto o una felpa col polsino stretto è un vero delirio. Da quando ho messo questa protezione in silicone non ho più rotto un vetro, quindi funziona, esteticamente non mi dispiace più di tanto, pesa pochissimo, è un silicone morbido, quindi ne avevo viste di simili ma in plastica dura ed erano improponibili. Questo è il silicone morbido, non è morbidissimo ma è comunque diciamo abbastanza morbido. Non mi dispiace, lo ribadisco ancora come estetica, e fa il suo dovere, cioè mi è capitato di picchiottarlo a destra e a sinistra, non in maniera eccessivamente violenta, però ha fatto il suo dovere e non ho più rotto un vetro. C'è comunque sotto chiaramente il vetro protettivo, quindi per ora diciamo che va molto bene. E se avete qualche domanda, chiaramente scrivete tranquillamente qui nei commenti, scrivetemi anche cosa ne pensate dell'aspetto estetico di questo Garmin 955 con questa protezione in silicone. Grazie per aver visto anche questo video fino a qui. Iscrivetevi al mio canale, ho aggiunto anche qui in basso il link automatico per iscriversi, non vi costa nulla
e a me fa molto piacere e mi serve per darmi sempre di più la carica a creare nuovi contenuti, e condividete il video. Grazie mille e alla prossima. Ciao!